Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Non ci siamo visti venerdì, abbiamo saltato per cause di forza maggiore, ma adesso rieccoci qua e recuperiamo tutto, anche perché oggi abbiamo un bel po' di cose da dire, perché tutti sono annoiati, dormono, vanno in vacanza, è estate, ormai è luglio, nessuno c'ha più voglia di seguire le cripto, ma ci sono 2 o 3 notizie che insomma oggi le ho viste e mi hanno lasciato un po' a bocca aperta. Riguardano nuovi trend molto forti, riguardano Solana, riguardano Arbitrum e quindi Ethereum e riguardano in generale il mercato. È un mercato che sta veramente portando tanto, anche se appunto uno vede solo la price action e magari dice bah che noia. No, non è così e tra poco vi racconterò il perché. Prima di iniziare, di andare a vedere anche, tra l'altro, giusto visto che parliamo di price action, no? Che la gente magari si schifa di quella, ma non c'è mica tanto da schifarsi. Allora aspettate che qui abbiamo messo prima un po' di numeri, perché abbiamo fatto il gioco del confrontare questa bull run con quella del 2017. Se vi guardate la parte di Q&A domani vedrete appunto cosa ne penso a riguardo, ma guardate, allora, chiusura settimanale eccezionale, ha quasi ritestato gli all time high e ha mangiato la settimana prima, poi la commentiamo insieme. Chiusura mensile che sarà stanotte, potrebbe essere un nuovo all time high, quindi diciamo che anche lato price action non fa proprio schifo, ecco, c'è di molto peggio. Ma torniamo a noi, perché prima di iniziare ad addentrarci in tutto quello di cui dobbiamo parlare oggi, vi ricordo che domani lancerà Bybit Europe. Quindi fatevi trovare pronti. Se vi interessa ottenere il bonus massimo, quindi $20, perché domani al lancio ci sarà la promo che se voi depositate $100 vi regalano 20 USDC spot prelevabili, quindi è un regalo. Ti devi solo registrare a Bybit Europe col link che trovi in descrizione, depositare almeno $100 e basta. E ti arrivano 20 USDC prelevabili, ok? Quello è uno. Se lo fai entro 12 o 11 ore, perché lancia domattina alle ore 8 del mattino, hai $5 in più, quindi 25. Come funziona la preregistrazione? Devi lasciare la tua mail qua, così, e fare submit. Domani ti arriva su questa mail il link di preregistrazione, tu usi quel link e hai $5 più 20 se depositi 100, ok? Quindi questo è. Tra l'altro, visto che ovviamente a noi perché vi diciamo usa il nostro link, perché come sapete è un referral link che a noi ci dà una piccola commissione, quindi è anche per supportare il nostro lavoro. E per ringraziarvi, se decidete di utilizzare il nostro link per registrarvi, potete farlo anche domani se vi siete già preregistrati con un altro link ma volete i nostri bonus. Noi vi daremo 4 bonus in più, oltre ai $25, che sono un videocorso di trading esclusivo che fa matte, trading crypto da 0 a 100, quindi partendo dalle basi fino ad arrivare al sapere, no, come funziona il trading e come si fa, o consolidare le abilità per chi già lo sa fare. Poi rimetteremo la promo della Bybit Card con BitCashback, che l'abbiamo dovuta sospendere perché per questioni di licenza, come sapete, e sarà esclusiva per chi si è registrato con noi. Ci sarà anche il cashback doppio per un mese su BitCashback per chi si registra con il nostro link e uno sconto del 30% su Tatax che potete usare quest'anno se non avete ancora acquistato la licenza, oppure l'anno prossimo se l'avete già acquistata. Quindi per non essere ingiusti con chi magari l'ha già acquistata abbiamo deciso di farlo in questo modo. E questo, ripeto, per chi si iscriverà a Bybit Europe con il nostro link. Metteremo anche un piccolo form dove dovrete scrivere il vostro user ID in modo che appunto noi possiamo verificare che vi siate iscritti con noi e attivarvi queste cose, mandarvi il corso di trading e attivarvi questi bonus. E quindi ragazzi, domattina preparatevi a appunto, se vi interessa, se volete utilizzare il nostro link per la registrazione. Ve lo condividerò di nuovo domattina, in realtà ve l'ho già condiviso su Telegram, è questo stesso che adesso rimanda alla pre-registrazione.
Potete anche farlo, se non vi siete già preregistrati con qualcun altro, potete farlo ancora con noi e ottenere tutti i bonus più i $5. Se vi siete già preregistrati con qualcun altro ma volete i nostri bonus, domani dovrete utilizzare appunto il link diretto che vi condivideremo, che di fatto è già questo. Domani non rimanderà più alla preregistrazione, ma rimanderà appunto alla registrazione diretta. Scusate se vi ho rubato questi minuti per spiegarvelo, ma è importante proprio perché lancia domani e abbiamo appunto deciso di fare questa piccola campagna per ringraziare chi vorrà sostenerci. Nel frattempo, link in descrizione sia per la preregistrazione per chi vuole con noi di Bybit.eu che per seguirci su Telegram e domani avere il link per ottenere tutti quei vantaggi. Ok? Bene. Ora torniamo a noi, quindi alle notizie bomba e poi all'analisi della price action. Allora, notizie bomba. La prima riguarda appunto un trend, che è il trend della tokenizzazione. La tokenizzazione che, guardate, arriva tra l'altro su Bybit, perché tra l'altro Bybit adesso, la versione .com, loro hanno la parte TradFi, la chiamano, che è il trading di stocks e forex, ok? Ovviamente per gli utenti europei non so neanche, sì, forse è già disponibile tutto, però poi arriverà anche su Bybit.eu, quindi Bybit.eu non avrà solo le cripto, ma avrà anche forex e stocks. Non è male come cosa. E comunque il trend non era questo, ma è la tokenizzazione delle stocks. Allora, come vedete, ci sono varie piattaforme, in questo caso utilizzano StocksFi, che è una piattaforma di tokenizzazione su Solana, ok? Come vedete, Xstocks, e potrai acquistare delle IPO, cioè c'è tutta un'infrastruttura su Solana e su Ethereum per appunto andare a tokenizzare le stocks. Questo è un po' il trend del momento, no? Lato real world assets. Se vi interessa seguire quelli che sono un po' i trend attuali di frontiera, questo è. E sta avvenendo principalmente su Ethereum e Solana, quindi rafforzano ulteriormente queste due chain. Per appunto, sapete come funziona, no? La mia tesi di investimenti, io guardo soprattutto i layer 1, che sono quelli che poi acquisiscono valore da ciò che vi viene costruito sopra, e pertanto questi grossi trend, che sono quelli che poi muovono volumi, perché cioè poter tradare, ragazzi, le stocks tokenizzate su DEX on-chain è la morte sua in termini di acquisizione utenti, mantenimento degli utenti, movimento di volumi, e quindi è il massimo per l'infrastruttura, il layer 1 che ospita queste casistiche. Quindi per me vanno ad aggiungere enorme valore, in questo caso a Solana, qui stiamo parlando di Solana, ma l'altra cosa era Robinhood. L'altra notizia che è pazzesca, questa notizia, Robinhood, che è lo chiamo broker, no, più utilizzato negli Stati Uniti, che ti permette appunto di fare trading su vari asset finanziari, che anche loro hanno introdotto le azioni tokenizzate e la loro chain, Robinhood Chain. L'hanno presentata oggi, hanno fatto un evento, appunto un side event credo a Cannes, all'ITCC, che c'era un grosso evento di Ethereum, l'ITCC a Cannes, e hanno fatto il side event Robinhood. E come vedete, gli utenti e gli investitori europei già possono avere esposizione finanziaria, stocks e ETF tokenizzati, e tutto questo è ospitato sulla Robinhood Chain, che sarà costruita su Arbitrum, quindi il settlement layer è Ethereum, ok? Quindi è chiaro, Solana ed Ethereum sono quelle due chain che stanno ospitando il trend dei real world assets e il mercato dei capitali. Ricordatevelo bene, perché aggiunge enorme valore a queste chain, cioè è un mattone gigantesco per il loro sviluppo e la loro sostenibilità nel tempo, ok? Quindi questo è molto interessante. Prima qualcuno mi chiedeva del token di Arbitrum, se acquisisce valore in qualche modo o no. Allora, io non sono un fan purtroppo del token di Arbitrum, perché non ci trovo una grande value proposition. Cioè il token di Arbitrum, non dico che è inutile, però non aggiunge nulla, cioè non cattura valore dall'attività della chain. Io preferisco, quando vedo lavorare bene i layer 2,
piuttosto ragionare su Ethereum, capito? Questo è un po' quello che penso io, ecco, perché poi è il settlement layer di tutto. Che altro? Riguardo Solana, non dimenticate che sta arrivando anche BuyReal, che è il DEX di Bybit, che sarà un competitor di Hyperliquid, quindi anche lì potrebbe portare volumi esplosivi su Solana, cioè Solana, zitto zitto, la price action non sta rispecchiando questa cosa, ha una price action noiosissima, ma stanno succedendo robe che io mi chiedo se la gente dorme o cosa, cioè non lo so, non riesco veramente a capire, perché poi non è finita lì, al di là della tokenizzazione, quindi di tutto quello che abbiamo appena detto, di BuyReal, un DEX che potrebbe essere un alter ego di Hyperliquid su Solana. Abbiamo anche una terza notizia che è forse quella più d'impatto sul retail, no? Su chi vuole quell'effetto FOMO, che è la possibilità di vedere già questa settimana, addirittura c'è chi parla di mercoledì, il primo ETF con staking integrato su Solana. Mercoledì. Tutti dormono, non lo so. Che succede? Boh. Sono molto curioso di vedere cosa succederà, insomma, nelle prossime settimane, perché c'è un sacco di roba, un sacco, che bolle in pentola. Quindi, ragazzi, occhi aperti, perché la situazione si fa bella interessante. Poi abbiamo i dibattiti e le diatribe Trump-Powell, che a me fanno morire da ridere, perché io vedo che c'è il buon vecchio Trump che, dov'è che era, lo diceva prima, vorrebbe i tassi all'1%, continua a dire che Powell non sa fare il suo lavoro, gli ha mandato una lettera scritta a mano, i tassi alti sono un problema, così insomma, continua a criticare Powell, dice appunto l'1% vorrebbe. Ecco, i dati del lavoro di giugno c'è da vedere, che potrebbero decidere il mercato del lavoro come va, lo sapete, no? Se va male incentiva ad abbassare i tassi, a tagliare i tassi, e c'erano altre robe che aveva detto Trump che mi facevano molto ridere su Powell, insomma vorrebbe che si licenziasse, in altre parole, continua a dire quello che ha sempre detto. E questo è un po', diciamo, il contesto macroscopico, giusto? Le notizie che secondo me erano molto interessanti, sono molto interessanti. Veniamo alla price action, che so che a tanti interessa di più questo delle notizie. Lato price e ultima notizia, cioè gli inflow sugli ETF Bitcoin sono sempre belli infuocati. Non abbiamo ancora visto da inizio giugno un giorno di outflow. Beh, non male. Non male. Allora, price action, partiamo dal time frame settimanale, che è quello più rilevante. Come vedete abbiamo chiuso la scorsa settimana con un bel ritorno allo scenario di massima forza. Questo mi piace parecchio, perché la cosa appunto che aveva un po' indebolito la situazione la scorsa settimana era andare a chiudere qua sotto. Vedete, avevamo perso i nostri due supporti a 102.600. Adesso il bello è che l'abbiamo recuperato benone, con convinzione, con una bella engulfing bullish, no? Non da dire ma così. Bram, convinzione e recupero, come piace a me. Adesso è importante, per confermare insomma il recupero, che questa settimana non vada di nuovo a cincischiare, ma soprattutto, se vogliamo una bella forza, abbiamo introdotto un supporto intermedio 105.800, che se lo andiamo a ritestare e genera domanda, direi che siamo assolutamente al top, ok? Se riusciamo a costruire un bel range qua dentro, dove appunto c'è domanda qua sotto, si pongono delle belle solide basi per fare l'ultima accumulazione prima dell'eventuale price discovery e continuazione appunto della struttura in essere, ok? Quindi lato settimanale andiamo alla grande, abbiamo quasi testato l'all time high, che sul settimanale ricordo è 109.100, sul mensile abbiamo una chiusura imminente della candela di giugno, che è una candela di indecisione, come vedete. Abbiamo avuto il tentato inciampo, che però è stato assorbito,
Scenario di massima forza anche sul mensile, perché il primo supporto mensile è 102.500, quindi analogo a quello settimanale che avevamo visto, assolutamente al top la candela mensile. Non abbiamo fatto nuovi massimi assoluti perché non c'è stato lo sweep dei 111.000, però come vedete siamo rimasti nella shadow della candela precedente e potremmo chiudere appunto con un nuovo all time high in chiusura, quindi il time frame mensile è ottimo, non ci si può assolutamente lamentare. Sul time frame mensile lo scenario top è sempre rimanere sopra i 102.500 e questo è. Poi andiamo invece a osservare la situazione più da vicino. E più da vicino noi possiamo vedere come ci troviamo sempre nel nostro canalino discendente. Canalino discendente che vede lower highs e lower lows, così. Quindi siamo in una struttura ribassista sul breve? La risposta è sì. In realtà, nonostante quello che abbiamo appena visto sui time frame più ampi, sul breve la struttura è ribassista, fino a prova contraria. La prova contraria sarebbe fare un bel equal high su 110.000 e qua, tac, e lì andremo a cambiare da ribasso a, facciamo uno step up, andiamo in laterale, equal highs. Poi se a questo segue un bel higher low andiamo ancora più forti, però per il momento siamo nel canale. Al momento gli scenari sono due, come vi dicevo, andare ad attaccare l'equal high e spostare la struttura a un livello di maggior forza, o altrimenti andare a perdere i 106.000 e continuare il canale. Perché dico perdere i 106.000? Perché abbiamo questo mini range, come vedete, quindi abbiamo creato un supportino intermedio. Se facciamo un breakdown da qua, diciamo abbiamo un piccolo costrutto di top e c'è più probabilità di andare a gravitare verso il basso, verso i supporti inferiori, e poi lì c'è da vedere dove si va a settare il low. Attenzione che potremmo anche continuare così e poi fare un bel higher low e andare poi a fare un higher high dopo e saremmo comunque ben settati. Però per il momento è giusto che vi dica le cose come stanno, è ancora in essere questo scenario. E nonostante questa bella reazione che abbiamo avuto sui 100.000, che è una bella reazione, però serve follow up, i volumi sono scarsi, c'è un po' da vedere, ecco, quando arrivano i volumi e in che direzione vanno. E che altro? Cos'altro vi posso dire di interessante? Vabbè, dai, vi dico quello che ho detto anche nella parte di Q&A che riguarda il Telegram Wallet. Vi faccio vedere, tac. Intanto seguiteci su Telegram, vi lascio il link in descrizione. Sul Telegram Wallet hanno fatto un'integrazione con Ethena dove tu puoi depositare USDT e ottenere il 15% di APY fino a $25.000 di USDT depositati, esponendo a Ethena, chiaramente. E quindi se vi interessa ve lo lascio sulla chain ovviamente di Ton, credo sia. E basta, e seguiteci su Telegram, link in descrizione. Sbam. Così, giusto per. Altre notizie, altre cose, non ce ne sono, direi. Abbiamo fatto un bel riassuntino di tutto all'inizio, lato notizie, l'open interest non è interessante, l'ho visto prima. Direi che abbiamo fatto una bella panoramichina come si deve. Strategy ha comprato altri bitcoin, vabbè, che ormai non è neanche quasi più una notizia. E basta. Vediamo sui segnalibri se abbiamo altro. No, Robinhood, queste cose qui che mi interessava dirvi. E basta. E beh, eccolo qua, vedete? Trump che vuole che si dimetta Powell. Siamo sempre alle solite. Ragazzi, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Non vi voglio tediare più del dovuto proprio perché siamo in estate, quindi capisco che non morite dalla voglia di star dietro alle cripto giorno e notte, ma io i cippini nel mentre ve li do. Tac. E stavolta vi dirò di più, ho anche fatto l'accesso a Twitch. Eccoli qua, sono doppi anche oggi, crepi l'avarizia, doppio o tripli, non mi ricordo, ma comunque crepi l'avarizia. Mi raccomando ragazzi, domani ricordatevi di iscrivervi a Bybit con il nostro link, così aiutate il nostro lavoro. Noi vi diamo tutti quei bonus che vi abbiamo detto prima, ve lo lascio già anche qua, così se volete, se non l'avete fatto potete farlo ora
con la pre-registrazione avere anche il bonus ulteriore, quindi $5 di bonus ulteriore, 20 USDC prelevabili depositando 100 più i nostri 4 bonus, il corso di trading di Matte esclusivo per chi fa questo, il cashback doppio per un mese su BitCashback, il ritorno della promo con la Bybit Card e lo sconto del 30% su Tatax. Ragazzi, con questo io vi saluto, vi auguro una buona serata. Domani arriverà ovviamente la video guida di Bybit EU, così vi faccio una panoramica della piattaforma e vi dico tutto quello che c'è da sapere. Vi auguro una buona serata e a domani, fate i bravi, mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao ciao ciao.